C'è chi lo ha definito uno dei progetti più belli commissionato da un privato, in assoluto, e c'è chi addirittura lo ritiene il più bell'anfibia mai prodotto. Di certo è un orologio che non passa inosservato, i cui colori sono capaci anche di mettere di buon umore. Ma questi giudizi possono essere legittimati anche da una serie di considerazioni storiche e sociali che vi esporrò nel corso di questo video. Un video diverso dagli altri, che vuole essere un tributo, una recensione e soprattutto una storia contemporanea dedicata ad un diver che già fa sognare molti collezionisti. Credo che questo orologio sia l'espressione di quello che l'orologeria alla portata di tutti dovrebbe essere. Caratteristiche tecniche di qualità per via di una tipologia di cassa che ha fatto e continua a fare la storia. Estetica insieme innovativa e tradizionale, a causa di stilemi formali e cromatici ben noti, ma reinterpretati in maniera originale e soprattutto passione sincera, quella dimostrata dai ragazzi di Russian Watches Review che hanno concepito e fatto realizzare questo orologio in edizione limitata. Immaginate per un momento di essere seduti al tavolo di un bar sulla spiaggia, col vostro orologio coloratissimo al polso. Ad un certo punto qualcuno si avvicina per chiedervi di cosa si tratti. Non ha mai visto un diver simile. Ebbene, come raccontereste la sua storia per valorizzarlo al meglio? Io farei così. Benvenuti ad una nuova puntata di Storie di orologeria meccanica. Una cassa ottagonale? Ebbene, qui serve ripercorrere un po' di storia, poiché tutto deve essere fatto iniziare nel 1967. È in quella data che prende forma la prima cassa anfibia, la 350, portatrice dell'ormai mitico sistema di serraggio a plexi deformabile e fondello in due pezzi, per garantirne l'impermeabilità fino alla profondità di 200 metri. Eccola in uno dei due esemplari fino ad ora documentati, quello col dial verde scuro, sfere ore e minuti a cravatta e sfera dei secondi lollipop verniciata di rosso. La mia ormai conserva solo poche tracce del pigmento originario, ma il vecchietto riesce ancora a regalare emozioni quando prende vita. Di lì a poco però le forme cambieranno, con la comparsa tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 dell'anfibia con cassa Tonneau 1190. Le varianti dei quadranti aumentano, ma alcune caratteristiche si mantengono comuni ai vari modelli, come per esempio il calibro 2209 a carica manuale, le sfere a pagaia nei primi esemplari e poi a freccia in esemplari già provvisti di protezione antimagnetica in ferro dolce. Ed è proprio quella la cui eredità è oggi stata presa dalla cassa Vostok 090, sebbene di dimensioni maggiori. Gli anni 80 vedono una nutrita proposta di casse anfibia, da quelle più tonde, le famose Neptune, sia satinate che lucide, a quelle più spigolose, come le Ministry, antenata delle 710 attualmente proposte da Vostok. E a questa differenziazione si affianca anche l'opzione del calibro automatico 2416B, ma a cavallo degli anni 80 e 90 compare anche la cassa Neptune 9370, con una importante novità, significativa per tutta la produzione successiva di anfibia. Sì, perché con questa tipologia di cassa, che oltre ad aumentare la varietà delle grafiche dei quadranti, si assiste anche all'introduzione della ghiera in bachelite per alcuni esemplari, laddove anteriormente primeggiavano le lunette con settori rossi e neri alternati. E si tratta di una cassa ancora prodotta dalla Vostok col codice 960, ma in quegli anni, sempre documentata nei cataloghi Vostok del 1990 e del 91, fa la sua comparsa anche la cassa antenata di quella del nostro Rising Banana, quella di forma ottagonale, soprannominata Albatros. Lo ammetto, è la mia cassa preferita, sia nella sua versione satinata, nella parte superiore, la 470, che nella sua proposta lucida, la 320, e quest'ultima è la cugina più stretta di quella del nostro orologio, quella ora identificabile con la sigla 670, una sorta di versione aggiornata della precedente, come la definisce l'amico Dimitri. Ma la famiglia dei diver anfibia Albatros, soprannominati in questo modo in quanto
quanto alcuni quadranti riportavano proprio tale scritta in riferimento alla famosa nave sommergibile Albatros della Marina sovietica, non ha influenzato il nostro coloratissimo diver solo per le forme che sono state date all'acciaio. È in questo gruppo di orologi, infatti, dove si iniziano a sperimentare sempre più varianti di fantasie nei quadranti, che appare la principale fonte di ispirazione storica e cromatica per i nostri amici di Russian Watches Review, quello che appunto viene chiamato banana dai collezionisti. È uno degli Albatros più particolari, che fa capolino di rado tra gli annunci dei collezionisti. Probabilmente è sempre prodotto in grandi quantità, così come il resto di diver sovietici, ma è sicuramente in numero però questa volta inferiore rispetto ai suoi colleghi dai quadranti, per così dire, più comuni. A guardarlo bene però si capisce che forse non è stato il solo ad aver ispirato questa edizione limitata. E qui entriamo nel vivo della progettazione del nostro segnatempo. Grazie innanzitutto per avermi invitato a partecipare a questo tuo contenuto molto interessante. Ci tenevo solo ad affrontare un paio di temi, visto che hai già trattato l'argomento con una certa completezza, e volevo dire che era per me importante creare un progetto per identificare una community importante come quella degli orologi russi, che si è sempre contraddistinta storicamente nei forum, sui gruppi Facebook e adesso anche su YouTube, quindi volevo avere un oggetto che andasse un po' a unire tutti questi appassionati di un argomento così veramente così di nicchia. In secondo luogo mi interessava sì dare un oggetto a quante più persone possibile, ma che questo oggetto fosse comunque in qualche modo limitato. Ho realizzato solo 101 pezzi in modo da dare una certa esclusività a chiunque fosse riuscito a rientrare nei 101 acquirenti, quindi mi ha fatto molto piacere e soprattutto devo dimostrare, e il tempo mi sta dando ragione, una serietà su questa cosa, perché non ci sono state riproduzioni, non c'è stato magari un secondo restock dell'orologio nonostante il forte successo. Ricordo che qualcuno di questi orologi è anche finito su eBay con un ricarico del 300%, però ci sta, fa parte del collezionismo e non nego che la cosa mi faccia anche un minimo piacere, per quanto ho cercato di calmierare il più possibile la situazione. Ti ringrazio tanto per avermi invitato e spero insomma che passiate tutti una bellissima estate. Un team di 6 appassionati abbozza alcuni quadranti, tenendo però come linea guida principale sempre il leggendario banana, per quanto concerne soprattutto i colori azzurro e giallo, l'orologio preferito dal capo, anche lui grande appassionato di casse Albatros. Le proposte vengono poi messe ai voti tra i membri della squadra e alla fine solo una passa l'esame, realizzata dapprima in un semplice schizzo a matita su carta e poi elaborata con un software libero di grafica vettoriale, in questo caso Inkscape, incontra infine il render inviato da quello che poi sarà il produttore dell'orologio, Meranom, che gli appassionati di Vostok sicuramente conosceranno e che dunque non ha bisogno di presentazioni. Come ci ha voluto svelare il creatore della grafica vettoriale del quadrante, un membro del team di Russian Watches Review che ha manifestato però il desiderio di rimanere anonimo, il disegno del Rising Banana definitivo prende spunto però anche da altri 2 orologi. E qui si cela anche il segreto di perché proprio Rising. Il primo orologio è sempre un Vostok, ma della famiglia dei Komandisky, il Rising Sun. Questo modello specifico, prodotto tra la fine degli anni 80 e i primi anni 90, è la configurazione in cassa 341, dal quadrante dalle tonalità marrone dorato, con nella sezione in basso una sfumatura più chiara. E proprio come accade nel nostro Rising Banana, anche qui nella parte centrale vi è una forma circolare più chiara di colore giallastro, e questa è caratterizzata da una stella nascente rossa sulla sommità. Ed ecco l'idea di un sole nascente, ecco la fonte di ispirazione principale della grafica del nuovo orologio, che riprende i colori del banana anfibia e l'idea del sorgere di un astro da quella del Rising Komandisky. In merito a questo modello vi svelo solo una curiosità, capace di avvicinare la nostra edizione limitata anche allo stivale. Questa variante incassa
classe 341 pare fosse destinata all'esportazione nel mercato italiano. Ma i riferimenti storici e grafici, a riprova della ricchezza dei riferimenti che ingloba questo orologio, non si esauriscono col Banana o col Rising Sun. C'è infatti qualcosa anche della famiglia Neptune, sempre a detta del suo misterioso grafico vettoriale, e proprio in quelle linee orizzontali che compaiono al di sotto del sole nascente. Il Neptune infatti è un tipo di anfibia con la particolarità di avere proprio delle linee orizzontali sul quadrante, sebbene incise e dunque in rilievo. Linee che, sebbene diverse, potrebbero comunque trovare una minima rievocazione. E risulta impossibile anche non ricordare un altro tema in stile Rising quando si contempla l'edizione limitata di Russian Watches Review, comparso proprio su un modello specifico della famiglia Neptune Vintage, un modello della serie 9370 dei primi anni 90. Qui una ghiera nera in bachelite incornicia un quadrante marrone dai riflessi dorati, nel quale appare raffigurato quello che sembra a tutti gli effetti il disco della Luna, che si riflette sulla superficie del mare. E l'effetto di questo riflesso increspato sulla superficie è reso proprio grazie alla ripetizione di una serie di linee orizzontali, con al centro parte del tondo lunare, che si susseguono ancora una volta nella metà inferiore del dial. Che dire, avreste mai immaginato che dietro ad un diver, che potrebbe apparire ad una prima occhiata solamente come una specie di divertissement orologero, si nasconda una rete di rimandi tanto ricca come quella che abbiamo districato insieme? Di edizioni limitate legate all'orologeria russa sovietica se ne sono viste alcune negli ultimi anni, spesso nate dall'iniziativa di qualche forum estero, ma mai, credetemi, tanto matura, consapevole e concreta come questa. Un'edizione in primis veramente limitata, come ha già sottolineato il capo di Russian Watches Review, ma un'edizione che oserei definire anche rara, per quanto concerne lo spirito che l'ha animata e che continua ancora oggi ad animarla, e che ha portato un gruppo di amici appassionati a riunirsi, a concepire qualcosa di particolare in tempi di lockdown. Qualcosa che almeno, per quanto mi riguarda, rimarrà sempre nella mia collezione, accanto ovviamente all'altrettanto unico Vostok Amphibia realizzato per il canale da Tina e dal famoso Saverio, anche perché questo ce l'ho solo io. Grazie per aver visto questo video, ci vediamo presto, magari proprio al mare, con Rising Banana al polso.